Ciao, in questo video vedremo questo nuovo dispositivo Meshtastic che si chiama Vio Tracker L1 e Ink. È la versione con display a inchiostro elettronico di quest'altro dispositivo che ti ho già fatto vedere in un altro video. Il vantaggio di avere questo tipo di display è che non ha praticamente consumo quando è fermo, quindi quando non fa il refresh, e ha una visibilità altissima al sole, è come se fosse un foglio di carta, quindi più luce c'è e più è visibile. Di contro al buio non è visibile perché non è retroilluminato. Ha un'antenna pieghevole e quindi occupa poco spazio, ha un clips per appenderlo e quindi finito rimane così. All'interno ha il GPS, come abbiamo visto in questo qua, e ha delle schermate configurabili, tipo questa piccola mappa che a volte potrebbe essere molto utile. Adesso ti farò vedere come montarlo, vedrai che ho avuto parecchi problemi nel montaggio, che comunque ho risolto, quindi ti farò vedere come risolvere i vari problemi e poi faremo una prova di invio di messaggi tra uno e l'altro dispositivo. Andiamolo a vedere in pratica. Il kit è composto da 3 confezioni, questo sacchetto dove c'è il contenitore e le viti. In questa scatola c'è la scheda, l'antenna GPS che è dentro qui, i cavetti, il display e ink e questo flat cable. Nell'ultima scatola c'è solo la batteria da 3000 mAh. Mettiamo da parte le scatole vuote. La prima cosa che bisogna fare è mettere questa prolunga al display. Dentro in questo sacchetto c'è un connettore di prolunga, questo piccolo connettore. Questi connettori non sono tutti uguali, alcuni hanno i contatti sopra e alcuni i contatti sotto. Questi qui, guardando bene, si vede che hanno i contatti sopra, quindi dovremmo mettere i contatti rivolti verso l'alto, sia a destra e sia a sinistra. In questo modo, di questo potrei già bloccarlo, e l'altro va inserito sul display facendo molto attenzione, quindi i contatti rivolti verso l'alto. Al limite ci appoggiamo su un piano e chiudiamo il connettore. Deve presentarsi in questo modo il connettore, perfettamente inserito sia da una parte che dall'altra. Questo display si incastra in questa cornice stampata in 3D dove c'è questa scantonatura che permette di far passare il flat cable. Però noto che bisognerebbe limarla leggermente da una parte, però probabilmente non serve perché questo poi fa così, gira sotto. Dà fastidio solo in questo piccolo angolino. Adesso prendo una lima e gli do una piccola limata qui giusto per non dar fastidio. Faccio uso di queste lime piccolissime, molto comode, ho anche queste, e gli do una limata in questo punto qui, pian pianino, così. Ecco fatto, così c'è spazio al passaggio del flat senza impedimenti. Tolgo la protezione perché sennò dopo probabilmente non riusciamo più a toglierla. Posizioniamo il display all'interno della cornice e poi va inserita qua dentro, così. Ho visto che questo qui deve rotare, quindi in qualche modo bisogna fargli fare una piega in quel modo qui. Io avrei preferito che il connettore fosse stato da questa parte, ma non ci sta perché ho provato a girare il display, ma quello spessore qui non ci sta qua sotto, rimane sollevato da una parte e poi quando mettiamo questa cornice rimane sollevata, quindi per forza bisogna montarlo in questo modo il display. Qui ci vanno 4 vitine che troviamo qui dentro. Sono quelle 4 viti autofilettanti qua, molto piccole. Montiamole tutte e 4 prima di tirarle definitivamente. Una volta puntate tutte e 4 le possiamo tirare, non esageratamente perché sono molto piccole e sono sulla plastica. Questa operazione è meglio farla con un cacciavite a mano e non con un cacciavite elettrico, se no si rischia di rovinare la presa della vite. Una volta che questo è fissato, questo qui lo metterò per ultimo perché voglio vederlo acceso prima di incollare questo. Poi abbiamo i vari cappucci dei pulsantini, vediamo se stanno incastrati. Questo è il joystick che ha il foro, ok, se ne sta incastrato. Questo bisogna metterlo all'interno. Poi abbiamo quello laterale che bisogna metterlo qua, ha
da una parte piccola sporgenza che va all'interno di quella piccola cava lì che si vede. Ok, poi bisogna infilare il flat da questa parte. Questo connettore, al contrario degli altri, ha i contatti sotto, si intravedono, quindi la parte blu deve stare sopra, quindi va così. Quando è dentro bene fino in fondo possiamo pigiare il blocco. Come vedi il flat rimane girato perché questo qui deve entrare così, quindi qui deve fare una piega, la facciamo fare, e poi va infilato qui sul lato dove c'è USB-C senza ribaltare il tutto, se no cadono i coperchietti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso punto una vite, poi volevo alimentare per vedere se si accende, se il flat è collegato correttamente. Se fosse ribaltato non succede nulla perché i contatti non fanno contatto con i rispettivi pin. Prima di collegare la batteria, come sempre, colleghiamo l'antenna. Qui abbiamo una al cavo lungo, uno al cavo corto. Ne dovremo usare solo una perché quella del GPS va inserita direttamente. Il GPS dovrebbe andare qui, così, con il connettore qua, in questo modo, che però metterò dopo. Prima volevo montare l'antenna qua, forse è meglio quella col cavo più lungo. L'antenna viene più o meno qui e questa mi sembra corta. Vediamo quell'altra. Sì, ci vuole questa qui col cavo più lungo, questa è in più. Svitiamo il dado, questo va qua nella sua scalatura. Come sempre qui bisogna vedere quanto l'antenna scende, se dà fastidio la ranella. Questo è lo spazio che rimane, qui c'è il dado e come possiamo vedere non c'è spazio per la ranella, perché se mettiamo la ranella o rondella questo qui sale e non mi permette al connettore di scendere fino in fondo, e c'è il rischio che questo pin non entri bene all'interno del suo foro. Quindi niente rondelle, al limite possiamo mettere una goccia di frenafiletti o di smalto per unghie rubato alla moglie per tenere il dado in posizione. Adesso lo fisso provvisoriamente. Mi sono accorto che questo qui è rientrato un po', forse ora c'è spazio per una rondella, sta entrando di più, si è allungato parecchio, quindi c'è spazio per una rondella. Rifacciamo la prova. Di spazio ne abbiamo tantissimo, ci stanno tutte e due. Ok, e perché c'era un po' di plastica che non mi permetteva a mano l'inserimento. Adesso che ho tirato il dado vedo che c'è spazio, quindi è meglio metterle. Ok, così non c'è il rischio che si allentino. Perfetto, se abbiamo una chiave fissa ancora meglio. Ok, c'è spazio, quindi l'antenna fa un buon contatto. Adesso la collego provvisoriamente perché volevo appunto alimentarla. Ok, l'ho innestata, vediamo se si chiude. Sì, ok. Adesso posso mettere la batteria. Il GPS non importa, che è comunque un'antenna in ricezione, bisogna sempre fare attenzione alla polarità. Il connettore è polarizzato, ma se si spinge forte a volte c'è il rischio di inserirlo anche al contrario, quindi è indicato che il più è a sinistra. Ok, si dovrebbe accendere qualcosa spostando magari l'interruttore. Ok, si è acceso adesso. Il display al contrario, però ho visto nell'altro modo non si può montare, quindi dovremo andare nel software a dirgli di fare una rotazione dello schermo. Ci dovrebbe essere il menu, vediamo se si riesce subito da qui a fare una rotazione schermo. Ho dovuto riaprire il tutto perché mi sono accorto che l'unica vite che ho messo lì è quella che non ci va, perché sotto non c'è il filetto. Infatti si era sollevato tutto. Visto che si accende il fletto vuol dire che è collegato giusto. Le metto tutte e tre, così non c'è il rischio che si sollevi. Ok, non ti ho fatto vedere la scheda, però sono i soliti componenti. Qui c'è il piccolo buzzer, un'antenna qui, penso sia quella Bluetooth, questa è l'antenna LoRa. Ero rimasto al punto di vedere se si riesce a far ruotare lo schermo. Ricollego l'alimentazione. Si è acceso, ci vuole un attimo ad accendersi. Ok, ma qui c'è un altro problema, che anche fuori centratura. La cosa che posso fare è ruotare il display e mettere il connettore sotto dove fa spessore. Proviamo. Purtroppo non ho trovato le istruzioni di montaggio, il prodotto è nuovo, non le hanno ancora fatte. Il cavetto ovviamente si è piegato, vediamo se riesco a lasciarlo attaccato.
quindi questo qui per essere centrato deve stare così, questo connettore deve stare qui ma fa spessore, e quindi quando monteremo la mostrina finale rimarrà rialzata. Io avevo già provato ad appoggiarlo e mi sembrava che non andava bene, però non avevo provato prima ad accenderlo, quindi va così, ma c'è ancora lo stesso problema della centratura, andrebbe messa così. Ah, ecco qua dove sta il trucco. Il flat non deve uscire qui dove c'è lo spazio del flat, ma deve uscire dalla parte opposta, quindi non serviva nemmeno limarlo come ho fatto io. Così, ok, così è centrato. A questo punto posso mettere le viti, di qua fa spessore, faccio vedere, se guardi il bordo superiore vedi che qui sporge, quindi la mostrina, questa qui, da una parte rimarrà completamente rialzata, se no devo girarlo dall'altra parte e girare lo schermo, ritornare come eravamo prima, che forse è meglio, con la mostrina girata e non come l'avevo messo io prima, così. Ok, forse così è la soluzione migliore. Metto le viti e chiudo, poi vediamo insieme. Ok, sono tornato nella condizione di prima con solo la mostrina girata. Ero arrivato al punto di capire se si poteva girare il display. Mi ricordo che nei menu c'era una voce che permetteva di rotazione del display. Vediamo se riesco a farlo da qui. Collego il telefono per configurarlo. Ok, mi ha trovato un nuovo nodo. Ok, mi chiede la richiesta di accoppiamento 530 747. Ok, qui viene scritto devi impostare una regione, quindi andiamo qui in alto, imposta la tua regione, la regione è qua ed è questa, European Union 868. Qui dobbiamo mettere medium fast, ignora MQTT e poi possiamo salvare. Adesso il nodo si riavvia, quindi qui possiamo fare chiudi e si dovrà ricollegare, rifarà la connessione, connesso, quindi andiamo qui sull'ingranaggio, utente, da qui gli possiamo dare nuovo nome al dispositivo, nome breve e nome lungo, il modello del dispositivo, adesso io lo lascio di default, dispositivo, possiamo cambiargli il ruolo, abbiamo tantissimi tipi di ruolo, possiamo lasciarlo di default client per ora. Quello che mi interessava a me è vedere lo schermo, io mi ricordo che c'era rotazione schermo, eccolo qui, capovolgi schermo, lascio tutto di default, cambio solo la rotazione schermo, adesso si dovrebbe riavviare, non vedo rotazione, è ancora capovolto, ricolleghiamoci, schermo, si sta collegando, ritorno dentro in schermo, capovolgi schermo è selezionato ma non vedo nessuno schermo capovolto, perché se non mi ruota lo schermo software devo rotarlo meccanicamente. Niente, si riaccende ancora così, quindi devo procedere a girarlo meccanicamente lasciando quel problema che rimane sollevato da una parte. Guarda cosa ho trovato qua. Per ruotare il display usare link add menu long press user button option rotate. L'user button penso che sia questo, long press, teniamo premuto, non fa nulla, vediamo se dopo essere usciti long press, eccolo qui, però non riesco ad andare su option, non fa nulla, eccolo qua, quindi col joystick non posso fare niente, option, devo farlo tutto con questo, rotate, tengo premuto, però è ruotato in questo modo, non è molto giusto, se schiaccio ancora, quindi il joystick qui non va, ritorno su rotate, non penso che abbiano previsto di tenerlo così, rotate, eccolo, ce l'abbiamo fatta, quindi bisogna farlo per forza da qua e non dall'app, quindi il joystick non va, certo che fare tutto con un pulsante quando c'è un joystick, e cosa serve questo joystick? Mi viene il dubbio che non funziona, a meno che bisogna abilitarlo, negli option, vedere se c'è
joystick, non c'è niente sui tasti, vediamo cos'è layout, esco e finiamo insieme il montaggio. Ho mandato un'email all'assistenza e hanno subito risposto che per abilitare il joystick bisogna mettere una versione aggiornata del firmware. Collego quindi adesso l'USB al PC, accendo, qui uscita configurazione in corso del dispositivo. Per aggiornare il firmware dobbiamo andare come al solito sul sito flasher.meshtastic.org, dobbiamo selezionare il dispositivo, mettiamo il filtro su SID e scegliamo SID Vio Tracker L1 e Inc. Il dispositivo è pronto, possiamo andare avanti. Il firmware già ci propone la stabile 2654 e va bene. Facciamo flash, qui ci sono un po' di informazioni sui bug fix della versione 2726, clicchiamo su continua. Dobbiamo andare nella modalità DFU, qui ci dice che per le versioni firmware inferiori a 2217 bisogna premere 2 volte il tasto di reset. Vediamo se ci entra comunque con questo firmware. Sì, ok. Sta configurando la partizione che deve vedere il computer. Qui c'è installa display Inc HUD, non so se bisogna inserirlo o meno, proviamo, scarichiamolo, scaricato, dobbiamo entrare dentro all'unità montata e incollare, ho fatto già copia, adesso faccio incolla del firmware scaricato, viene copiato. Alla fine della copia il dispositivo dovrebbe riavviarsi in automatico. Ok, si è scollegato, controlliamo qui, ok, ha fatto bip, abbiamo ancora il display rotato, vediamo la versione 2726 che è stata caricata, adesso fa bip sui joystick, perfetto, quindi posso procedere alla configurazione come ho fatto prima. Dopo aver aggiornato il firmware riprocediamo alla configurazione. Le istruzioni sono tutte scritte qui, infatti ci dice che il layout, la rotazione e altre cose sono configurabili da questo display. Premiamo il tasto, infatti qui ci dice che il joystick funziona, infatti ha le stesse funzioni del pulsante se premo. Ci fa anche vedere come deve funzionare il display. Questi qui sono già nodi che sono arrivati tramite il nodo che io ho sul tetto. Premendo una volta sul joystick si entra nelle configurazioni, andiamo su option, rotate ed eccolo qua. Adesso dobbiamo uscire con exit, provo a schiacciare il pulsante di reset, ok, si è riavviato, però ancora col display girato, quindi bisogna salvare, option, rotate, facciamo back e dobbiamo fare un save. Adesso al riavvio avremo, eccolo qui, il display correttamente orientato. Ha fatto lo shutdown giustamente perché gli ho detto di fare lo spegnimento. Faccio un'accensione da interruttore, ecco il bip d'accensione, 2726 la versione del firmware. Questi sono i nodi, vediamo se faccio a destra. Qui dovrebbero apparire le posizioni dopo un po', c'è una specie di mappa, messaggi, vediamo a sinistra, le videate probabilmente sono solo queste. Qui abbiamo altre informazioni, tensione di batteria, utilizzo del canale, il duty cycle. Ok, adesso procediamo alla finitura, quindi ad aggiungere l'antenna GPS e alla chiusura. Scollego la batteria. Oltre alla batteria, sotto, l'abbiamo visto prima quando
era aperto, mi sono dimenticato di dirlo, c'è un connettorino per collegare il pannello solare e diventa un nodo autonomo. Questa schedina qui già ha il sistema di caricamento della batteria tramite pannello solare. Quindi dobbiamo aggiungere l'antenna GPS, che va montata così e non così perché il cavetto prende dentro. Qui c'è già un gommino per non farlo muovere. Quel gommino qui secondo me andava messo dall'altra parte, perché se io lo giro sotto il cavo qui mi fa una curva talmente strozzata che poi non mi arriva il connettore. Quindi io questo gommino, vediamo se riesco a spostarlo sotto, lo metterei così. Questo mi permette di arrivare giusto al connettore che c'è sul circuito stampato, anche perché questo quando è chiuso qui c'è tantissimo spazio, quindi bisogna mettere anche un pezzettino di biadesivo in maniera che non vada in giro. Posso utilizzare un pezzettino di questo, oppure se abbiamo in giro del biadesivo nuovo usiamo quello. Questo è quello per fissare la batteria, così l'antenna GPS non si muove più, non va più in giro. Questa batteria va fissata qua sotto così, quindi ci metto il biadesivo. La batteria va fissata in questo modo qui, quindi metto il biadesivo, premiamo bene, così, premiamo bene, possiamo alimentarla. Attenzione qui che non venga pizzicato. Ok, possiamo procedere alla chiusura con le viti, che sono 1, 2, 3, ma ne hanno messe tantissime, non capisco perché. Ho tutte queste viti, quindi ne bastano 3 e 3 dadi quadrati. I dadi vanno infilati in questa fessura e la vite va così, molto semplice. È la stessa tecnica che hanno usato anche su altri prodotti. La stampa 3D è fatta molto bene, si vede che hanno usato stampanti industriali. Mettiamo l'ultima vite. Ci manca solo un'ultima cosa, che è il frontalino, quindi posso togliere il biadesivo. Qui controlliamo che non ci siano impronte. Sì, ci sono delle impronte con un panno per occhiali. Puliamo bene e questo possiamo incollarlo sopra. Ok, e tiriamo via per ultimo la pellicola. Ed ecco qui il nostro nodo pronto. L'invio dei messaggi come abbiamo visto su tutti gli altri nodi. Per altre informazioni di questi nodi mesh tasti ti invito a guardare gli altri video. Riaccendo, lo lascio acceso un attimo e poi lo riguardiamo insieme. L'ho lasciato acceso una mezz'oretta, l'ho portato fuori di casa e infatti ha preso 7 satelliti e l'altitudine e fa vedere dove sono gli altri nodi con anche la sua posizione. L'app aggiornata è un pochino più carina, hanno rivisto un po' i layout e anche le configurazioni, hanno messo tutte le voci di configurazione dispositivo in un sottomenu, in questo modo c'è un po' più di chiarezza. Andiamo a vedere dei menu interessanti che ci sono nelle configurazioni. Qui in option, in applet, ci sono tutte le pagine che possiamo scorrere con il joystick, quindi i messaggi sono di default. I DMS non so esattamente cosa siano, attiviamo tutti, questi sono i canali, dovrebbe essere il canale principale e il canale secondario, la posizione abbiamo visto era già attiva, i recenti, EAR dovrebbero essere i dispositivi ricevuti direttamente dal nodo, attiviamolo, la mappa dei favoriti, usciamo, quindi adesso sfogliando dovremmo avere negli ultimi 2 minuti i nodi ricevuti. Questi qui sono i nodi ricevuti, quindi il totale, non ci sono nodi favoriti, non ci sono messaggi, non c'è DMS, il canale 0 pubblico, il canale 1. Ritorniamo negli option, dopo abbiamo un auto show, quindi possiamo dirgli anche in automatico quali di questi lui deve visualizzare in automatico,
commuta da un menu all'altro. Adesso commuta tra messaggi e niente, facciamo questo, exit. Il display e link consuma solo quando c'è una variazione, mentre è, diciamo, fermo in questo modo non consuma nulla. Quindi con più variazioni che facciamo fare più consuma, anche se il consumo è molto basso. Qui quando devono durare i recenti, infatti questo qui possiamo anche aumentarlo. Layout, esistono due tipi di layout, largo e doppio. Proviamo questo layout qui, rotate l'abbiamo già visto, per ruotare lo schermo. Questo qui è l'allineamento del joystick che ce lo chiede all'avvio per sapere qual è il tasto su. Facciamo così e lui non memorizza. Abbiamo due schermate, una a destra e una a sinistra. Così passiamo. Molto comodo per avere sotto mano due finestre. Option, layout, rimetto questo, il joystick l'abbiamo visto, notifiche sono abilitate, l'icona della batteria, se vogliamo invertire i colori, basta, queste qui sono tutte le opzioni. Bisogna poi salvare e riavviare per confermare eventuali modifiche. Andiamo a vedere, freccia destra mi cambia il menu. È chiaro che si scontra con l'auto refresh che abbiamo impostato prima. Io quell'auto qui lo toglierei, auto show, perché sennò mentre si sfoglia con il joystick va in conflitto. Ok, adesso posso andare a sfogliare il menu senza rischio che l'auto refresh intervenga. Vediamo per inviare da qui dei messaggi, visto che qui c'è un send, c'è un ping. Qui non posso selezionare nulla, send, free test, qui devo proprio scrivere, non posso preparare dei messaggi preconfezionati. RG4Tech, questo qui è il mio nodo che c'è sul tetto, adesso probabilmente dà una distanza errata perché il GPS non sta più prendendo. Ritorniamo sull'app, andiamo ai messaggi, andiamo a vedere questo qui è l'altro mio nodo che abbiamo già visto. Questo qui è sempre un L1, però è un L1 Pro e questo è un L1 e Inc. Quindi probabilmente gli hardware sono completamente uguali, anche l'antenna è perfettamente uguale. Dobbiamo mandare un messaggio a questo che si chiama 9B26. Se non ci ricordiamo come si chiamano i nodi, se non li abbiamo rinominati, possiamo cercarlo sull'etichetta che corrispondono agli ultimi 4 caratteri del MAC address 9B26 e questo si chiama 3D-A4. L'ideale sarebbe rinominarli tutti. Questo qui lo metto un po' più lontano. Adesso sono collegato a questo nodo e voglio mandare un messaggio qui al 9B26 che mi ha detto è questo. Facciamo così, messaggio, qui possiamo scrivere qualsiasi cosa, ad esempio ciao, vediamo di inquadrarli entrambi, invia, ok, questo l'ho ricevuto, ho minubeffato, vuol dire che è ritornato indietro anche la conferma e qui vediamo la risposta. Da questo modo posso anche inviare i messaggi preconfezionati. Se io faccio reply via preset posso andare a prendere i messaggi preconfezionati o anche messaggi che ho inserito io tramite l'app. Ho aggiunto dei messaggi, QSL mi sembra che l'ho aggiunto io. Send message, yes, e questo l'ho ricevuto, infatti qui mi è uscito e anche qui questo suona. Andiamo nei messaggi, eccolo qui, QSL, vediamo se posso fare qualcosa. Ho un send, però come prima ho ping o free test. Vediamo se tengo premuto questo, se fa qualcosa, niente. Se tengo premuto questo entra nei menu, freccia in su, freccia in giù. Ok, quindi i messaggi tra i due funzionano perfettamente. Andiamo i messaggi nel canale medium fast, probabilmente adesso non c'è nessuno che ha inviato nulla. Come potete vedere, dopo le varie peripezie ce l'abbiamo fatta. Ho attaccato anche il cordino, quindi lo possiamo trasportare. Sarebbe meglio che il gancio non sia metallico per non andare a interferire con l'antenna, quindi
meglio usare quei cordini in plastica e non questi con i ganci, nonostante si possono usare perché c'è un ampio foro dove si riescono addirittura a agganciare questi grossi clips. Una cosa che non ho ancora fatto, che ho fatto su tutti i miei moduli, è riabbassare il pulsante di reset. Questo pulsante qui che sporge, che è il pulsante di reset, anche se è coperto da questa rientranza, ma si rischia di premerlo accidentalmente. Questo qui o lo togliamo, perché il reset praticamente non ci serve quasi mai, lo possiamo premere con uno spillo, con una biro, un qualsiasi oggetto appuntito, semplicemente togliendolo o limandolo come ho fatto io negli altri dispositivi e quindi abbassandolo notevolmente. Anche per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!